Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Quest'oggi faremo la tier list dei piloti della Formula 1 2022. Prima di fare questa tier list vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche se non l'avete ancora fatto. Andiamo subito in questa tier list dei piloti della Formula 1 e divertiamoci insieme. Allora, cominciamo con questa tier list. Le categorie sono la stoffa del campione, si divertono in bagarre quando c'è traffico, non si divertono in bagarre e sono solitari in fuga, tutto sommato un buon pilota e futuro roseo. Cominciamo con Fernando Alonso che va di diritto nella stoffa del campione. Ha dimostrato di essere un campione in tutte le scuderie dove è andato. Benetton, Renault, Ferrari, adesso, ma Alonso se ha la macchina buona dà filo da torcere a tutti i piloti che ci sono qui sotto, tutti quanti. Bisogna solo che abbia una macchina competitiva. Grande Fernando. Il compagno di squadra di Fernando è Ocon. Esteban Ocon lo mettiamo in futuro roseo perché è un'ottima promessa e un buon pilota guardando avanti. Troviamo qui Lance Stroll. Lance Stroll è un altro promettente che però deve avere una macchina competitiva. Lo mettiamo in futuro roseo vicino a Esteban Ocon. Anche se l'Aston Martin qualche gara la macchina l'ha azzeccata, e quando la macchina l'ha azzeccata comunque riescono sia lui che Vettel riescono a piazzarsi tra i primi 8. Troviamo qui il nostro Carlos Sainz. Allora, Carlos Sainz per me è un solitario in fuga perché in questo campionato almeno ho visto che sta soffrendo le bagarre e qualche errore di troppo lo fa. Quindi lo mettiamo tra solitario in fuga aspettando che Carlos Sainz diventi una stoffa del campione e passi da quest'altra categoria qui. Ma per il momento solitario in fuga. Vai Carlos. Checo Perez. Allora, Checo Perez lo mettiamo tra i solitari in fuga perché l'abbiamo visto in bagarre ed è anche un ottimo pilota da sorpasso, solo che avendo una Red Bull sta sempre tra le posizioni privilegiate davanti, quindi non possiamo metterlo in si divertono da bagarra, ma lo mettiamo in solitario in fuga perché se è davanti Checo comincia a martellare il suo ritmo e con la Red Bull ovviamente non lo prendiamo più. Il signore in questione qui va di diritto nella stoffa del campione, parlano i risultati, parlano tutto ciò che ha vinto, parla i piloti che ha sconfitto e gli anni consecutivi di mondiali. Quest'anno va un po' peggio perché Ferrari e Red Bull sembrano una spanna avanti, ma dopo il Gran Premio, l'ultimo Gran Premio disputato in Spagna, la McLaren sta tornando, soprattutto con il compagno di squadra di Hamilton. Kevin Magnussen va in si divertono in bagarre perché è sempre stato un pilota che militava dalla 10ª posizione alla 20ª, quindi si trovava sempre nel traffico, si è sempre trovato nel traffico e ha sempre detto la sua anche con molta decisione e sorpassi inventati. Quindi Magnussen si divertono in bagarre. Mick Schumacher lo metto tra tutto sommato un buon pilota perché non riesco a metterlo ancora a un futuro roseo per i troppi errori di calcolo che fa. Comunque è uscito un bel po' di volte, quindi queste cose le devi avere. Io spero di metterti nella stoffa del campione un giorno in onore di tuo padre. Per il momento sei un buon pilota. Vai Mick. Allora, Nicolas Latifi lo mettiamo e si divertono in bagarre. Più o meno per lo stesso motivo di Magnussen, sono piloti che si ritrovano sempre nelle retrovie a lottare tra di loro e Latifi ha dimostrato anche di avere un certo spessore nei sorpassi e correttezza quanto basta per non toccare l'avversario, capite? Uscire quanto più pulito possibile dalla situazione di sorpasso. Vai Latifi. Il signore è qui, lo mettiamo per forza nella stoffa del campione.
Verstappen è incredibile, freddo, cinico, e dopo il mondiale che ha vinto l'anno scorso all'ultima gara non può che non andare nella stoffa del campione, anche perché ci crede fino all'ultimo e quando la macchina non va riesce sempre a trovare il piazzamento tra secondo, terzo o quarto posto, quindi un campione del genere va qua vicino a questi altri due. Ricciardo io l'ho sempre voluto in Ferrari anche prima di Vettel. Dopo Vettel dissi ma forse lo prendiamo e invece no. E Ricciardo lo mettiamo in si divertono in bagarre perché comunque anche con una macchina inferiore riesce a trovare tutte le situazioni favorevoli per poter stare davanti a qualcuno che al limite ne ha di più. Anche se con la Formula 1 odierna è diventato molto difficile tenere qualcuno dietro perché comunque se hai più grip col DRS il po' di rettilineo mi bruci lo stesso. Però Ricciardo è veramente un osso duro da superare. Leclerc per me quest'anno sta dimostrando di avere la stoffa del campione perché in qualifica non sbaglia quasi niente, in gara se la macchina c'è comunque c'è la lotta tra primo e secondo, quindi per me Leclerc è due spanne sopra Sainz che ogni tanto fa errori, va a lungo. E poi c'è da dire una cosa, sono ancora rammaricato per il Gran Premio di domenica che Leclerc stava dominando e purtroppo la Power Unit l'ho abbandonato. Ma ci rifaremo a Monte Carlo domenica nel Gran Premio di casa. Vai Charles. Questo qua è l'unico pilota giovane che io metto qui tra i più grandi perché la gara di domenica soprattutto mi ha confermato che è un gran pilota. Russell sta davanti al suo compagno di squadra quasi dall'inizio dell'anno, anche se la Mercedes non è andata bene le prime corse, si sta riprendendo adesso. Ma Russell ha dimostrato di avere la stoffa del campione e la McLaren ci ha visto molto lungo mandandone via Bottas e prendendo lui. Quindi occhio a Russell che potrà rompere le scatole per il campionato. Può darsi, se la Mercedes migliora e migliora ancora, se la giocano comunque Ferrari, Red Bull e Mercedes. Alexander Albon io l'ho visto uno che soffre la bagarre, la soffre tantissimo, quindi lo mettiamo tra i solitari in fuga perché secondo me il ritmo e il martellare per tutto il Gran Premio ce l'ha, solo che la bagarre lo fa soffrire, quindi lo mettiamo tra solitari in fuga. Pierre Gasly l'abbiamo visto e rivisto in questi anni, è tutto sommato un buon pilota. Nella bagarre rende, qualche errore lo fa, quindi sei un buon pilota, niente da dire. Il futuro roseo per Zhou, eccolo qua. Zhou dell'Alfa Romeo. Zhou dell'Alfa Romeo praticamente è, secondo me è il più promettente di questi tre. E secondo me anche il più giovane se non sbaglio. Quindi Zhou continua così, anche l'Alfa Romeo sta andando bene, la macchina risponde come si deve. A parte il Gran Premio di domenica che comunque tra Ferrari e Alfa Romeo si sono rotti power unit e problemi tecnici. Grande Zhou. Valtteri Bottas è un solitario in fuga. Non lo puoi lasciare andare via, se lo lasci via Valtteri comincia a dettare il suo ritmo e se la macchina glielo dà non lo prendi più. Ecco perché lo mettiamo tra i solitari in fuga. Tsunoda, eccolo qua. Tsunoda ha un futuro più che roseo, è un classe 2000, ha tanto da imparare, ma c'è già come impostazione di pilota, può fare tanto bene. Ovviamente tutti questi piloti si devono vedere comunque in scuderie che hanno e potranno avere una macchina competitiva, però al momento il futuro è più che roseo per tutti quanti. Vai Tsunoda.
Sebastian Vettel. Sebastian Vettel qua per forza, Sebastian ha la stoffa del campione, l'ha dimostrato sempre in Red Bull, in Ferrari che però non è riuscito a vincere il mondiale. Vettel è un grandissimo pilota, anche se in Ferrari c'è stato qualche errorino di troppo, però ti perdoniamo anche come persona, un grandissimo pilota e un grandissimo uomo. Grande Sebastian, vai con l'Aston Martin. Beh, Hulkenberg lo mettiamo, eccolo qua Hulkenberg, lo mettiamo, si divertono in bagarre, Hulkenberg è proprio il pilota da bagarre, sempre tra 4-5 macchine, sorpassi e controsorpassi, si diverte, riesce anche ad essere molto pulito rispetto ad altri in bagarre. E l'ultimo, eccolo qua, Lando Norris. Lando Norris lo mettiamo tra i solitari in fuga perché abbiamo visto l'anno scorso, se la macchina c'è, Lando riesce a imprimere un grande ritmo, se la macchina ovviamente è competitiva. Quindi sono quei piloti come Lorenzo per esempio in MotoGP che se li lasci andare riescono a dettare il loro tempo e ti rimani dietro, non c'è niente da fare. Questi sono tutti i piloti della Formula 1 di quest'anno, eccoli qui. Terminata questa tier list ragazzi, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un like al video. Ho fatto questa tier list di Formula 1 perché ancora devo metabolizzare l'uscita di Leclerc dal Gran Premio di domenica scorsa. Però ci prepariamo molto bene per il Gran Premio di Monaco in casa Leclerc. Non esitate a farmi sapere la vostra nei commenti e iscrivetevi al canale e mettete like al video se vi è piaciuto. Ciao!